Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un autore che non ha bisogno di presentazioni. Questo fotografo si chiama niente meno che Mimmo Iodice. Il libro, l'opera, Perdersi a guardare. Ritengo una delle sue più gratificanti per l'occhio, più geniali anche, ovviamente sempre per quello che è il mio pensiero, il mio modo e genere fotografico. Editore Il Contrasto, un libro in formato quadrato, 28x28, e già questo ce la dice lunga. Un formato quadrato è quello che consente di inserire qualsiasi immagine in un passepartout, che sia orizzontale, verticale, tanto meglio se è quadrata, tanto meglio se poi la macchina genera dei negativi quadrati. Un libro consistente, come vedete, anzi l'editore non induce a farci subito sapere che ci sono 172 fotografie stampate in bicromia, assolutamente interessante, una scelta che premia senza dubbio da una parte, potrebbe dall'altra, e questo io l'ho letteralmente consumato, quindi ogni tanto troverete qualche segno come questo del sottoscritto che ha lasciato sfogliandolo di qui e di là. Troverete quindi ogni tanto qualche foto che però può risultare un po' troppo acida come contrasto di bianco, come intensità dei grigi, però è anche un po' il tratto distintivo e comunque a me piace davvero tanto. Il potere delle immagini, un'introduzione interessante anche questa da leggere, un po' come, ripeto, tutto il libro. Ancora introduzione perché chiaramente, insomma, più di qualche penna ha scritto per Mimmo Iodice, finché abbiamo questa bella frase, dice: vorrei citare Fernando Pessoa. Ma cosa stavo pensando prima di perdermi a guardare? Questa frase sembra scritta per me e descrive bene il mio atteggiamento ricorrente: perdermi a guardare, immaginare, inseguire visioni fuori dalla realtà. Lectio Magistradis delle città visibili. E cominciamo. Allora, innanzitutto il libro è composto in questa maniera, una carta bellissima da sfiorare, perché è una carta semiporosa, una carta matte. Chi stampa fine art potrà riconoscere assolutamente diversi tipi di carta, grana finissima, un punto di bianco caldo ma senza intonazioni particolari. Il libro presenta una foto per pagina, quindi non in questo caso, ma generalmente ce n'è una per pagina, quindi restringo un po' per mostrarvene alcune, ma non voglio raccontarvi tutto. Altre volte invece abbiamo una doppia pagina. Ecco qua, per esempio, straordinaria. Napoli. Questa è una foto dell'87 a Sant'Orsola. Anche questa si potrebbe dire, beh vabbè, non c'è nulla di strano, tutto sommato, nulla di strano per noi oggi. Fotografare attraverso un telo strappato, oppure sapete che Mimmo Iodice dava quel colpetto, quella genialata, quel colpetto al cavalletto per creare uno sfocato particolare, cioè restava ferma l'immagine a un certo punto, quindi aveva la nitidezza, e dall'altra parte però risultava questo mosso sfocato su una esposizione evidentemente abbastanza lunga. Insomma, è un perdersi a guardare per la nostra Italia, con delle immagini che talvolta, un po' anche per il formato quadrato, mi ricordano in un certo senso anche quelle di Michael Kenna. Anche questa sembra realizzata con un'arte grafica al computer, invece è un'immagine sua. Ce n'è una che in particolare mi piace moltissimo perché la trovo, insomma, intanto vi faccio vedere anche questa, quanto è bella. Ce n'è una che è veramente geniale, a parte quella del Duomo di Milano, bellissima, quella della biblioteca, insomma immagini che io sono convinto che avremmo potuto, molti di noi, io per primo, parlo per me, passarci davanti e non accorgersi di una foto bella come quella che invece poi Iodice ha scattato. Una delle foto più impressionanti del libro è questa. L'errore che raccontiamo e raccomandiamo di non fare a qualsiasi studente di fotografia. Mi raccomando, non mettere mai un oggetto in primo piano sfocato, perché la foto viene veramente brutta.
Ok, invece Mimmo Iodice, che è proprio i giovani conoscono le regole, i vecchi, professionalmente parlando, le eccezioni. Questa è una foto straordinaria. Parlavo prima di quanto ogni tanto mi ricordasse Michael Kenna, per esempio nelle opere retrospective 1 e 2 abbiamo spesso queste visioni, anche lui Kenna, un fotografo con Hasselblad, e quindi per qualche tratto me lo ricorda, ma del resto stiamo parlando di grandissimi fotografi. Anche questa, ditemi se non sembra una foto banale, un'auto ricoperta da un telo e di una bellezza davvero inusitata. Serve la capacità, anche questa, certamente, quante volte tutti noi abbiamo fotografato dietro il vetro grondante di pioggia, però quel tocco in più che c'è in queste immagini mettono in risalto la capacità del fotografo di mettere la propria impronta personale. Adesso vi cerco qualche altra foto perché non voglio spoilerare il libro. In questo viaggio che fa per l'Italia, tra l'altro anche si capisce una capacità di esposizione, di sviluppo senza dubbio elevata. Guardate come questa luce evidentemente è bucata perché non c'era la possibilità di cogliere invece tutto questo primo piano progressivo, ma è bucata così bene che fa parte del gioco. Qui c'è la capacità del fotografo, al di là di ogni mezzo e di ogni altra pratica. Insomma, io me lo sfoglio spesso. Ecco, a proposito di sfocato in primo piano, non so se riuscite a vedere questo muro così sfocato e poi la Roma dei cupoloni in secondo piano. È proprio quello che non si dovrebbe fare, ma che soltanto uno capace con la sua visione fotografica è in grado di trasmettere agli altri. Insomma, davvero un bel libro che poi nella parte finale ripercorre, vedete, un po' la carriera anche dell'artista, di Mimmo Iodice, le mostre, le collezioni, le monografie dell'autore, è un po' di storia che giustamente le pubblicazioni affastellano la sua vita artistica. Un fotografo che veramente mi piace molto, e poi trovo che il libro sia anche stampato molto bene per mettere in risalto al meglio quello che è la sua opera. L'ultima immagine del libro, come potete vedere, Sibari, anno 2000, ed è quella che ha dato poi la copertina alla stessa opera. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.